Cari amici di LumaFusion Italia, benvenuti finalmente in questo nuovo video. È un po' che non portavo tutorial su questa applicazione per il montaggio video per iOS. Spero che questo video sia interessante. Prima di andare avanti vi invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere ovviamente le notifiche sui video che verranno postati in avanti, ok, su questa applicazione meravigliosa. Bene, detto questo, cosa andiamo a vedere in questo video? Andiamo a vedere come aggiungere un effetto audio su un filmato privo di audio. Un sound design, come dicono i grandi. Andiamo ad aggiungere proprio un effetto. Mettiamo che abbiamo una ripresa, fatto una ripresa in qualsiasi situazione, dove l'audio è venuto male, oppure il microfono ha funzionato, eccetera, eccetera, eccetera. Vedremo tre situazioni diverse, un mare, una mareggiata, un po' di bel sano iodio, che io non lo iodio ma lo amo, e poi vedremo come aggiungere un effetto foresta all'interno di una foresta, appunto, e un uccello che vola, e poi vedremo come fare un'altra cosa molto simpatica su questo uccellino che sbulazza mentre sulla foresta. E poi infine dobbiamo vedere una macchina che cammina e ci metteremo un rumore adatto a lei. Non è facile, non è semplice, perché ovviamente i rumori bisogna cercarli, bisogna comprarli, bisogna adattarli, bisogna cercare ovviamente quello adatto. Bene, detto questo, spero che vi sia interessante e ci vediamo alla fine per i saluti. Iscriviti ora e attiva la campanella. Sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie! Bene signori, creato un progetto nuovo, andiamo a caricare un filmato. Allora, io parto dal presupposto che voi abbiate dei filmati vostri, io non ne ho, quindi di quello che voglio fare, quindi possiamo applicare ovviamente questo a filmati propri. Cosa andiamo a cercare come prima cosa? Io cercherei un bel mare, ok? E andiamo a cercare un mare per aggiungere un effetto ovviamente sonoro di una mareggiata. Quindi prima di tutto bisogna andare alla ricerca del filmato giusto e poi ovviamente dell'effetto giusto. Andiamo a cercare mare e andiamo a vedere il filmato. Supponiamo che questo filmato sia il nostro, ok? Che ce l'abbiamo noi, ok? L'abbiamo ripreso in qualche maniera, che sicuramente potremmo farlo, però sempre per praticità ne andiamo a cercare uno su Storyblock. Ecco, abbiamo trovato, ok, una mareggiata, non facciamo altro che importarla all'interno della timeline. Ora mi rimetto le cuffie e andiamo a cercare ovviamente un suono che possa essere più o meno così. Il consiglio che vi do sempre è analizzare il filmato che avete importato o vostro o preso da Storyblock, perché dovete rendervi conto del suono poi da aggiungere. Quindi andiamo a vedere adesso, appena caricato, come è questo filmato. Allora, vediamo un pochino, andiamo avanti anche col dito, vedete che arriva qua, c'è la mareggiata, quindi bisogna avere un suono che non sia proprio di un mare mossissimo, anche se questo non so se è rallentato o a velocità normale, mi sembra velocità normale, mi sembra di sì, vediamo un pochino, pure è leggermente rallentato. Io sapete cosa faccio? Lo velocizzo un po', perché così l'effetto ovviamente prende più piede, come si dice, vediamo un po'. Ok, leggermente a scatti ragazzi, mi sembra. Allora andiamo a aumentare tanto i frame qua per secondo, li mettiamo a 30, così lo scattone dovrebbe andarsene a farsi friggere. Ok, vediamo. Beh, diciamo che tutto va bene, lasciamo così. Ok, adesso andiamo a cercare invece un effetto sonoro che sia, come ho detto prima, non proprio, diciamo, marcato come mare mosso, perché qui il mare sì è agitato, ma non ci sono onde alte 6 metri, lo facciamo sì anche qua, mentre potete andare
anche più mirati, come audio. Se sapete bene l'inglese, io ho visto che sono una capra, allora metto solo SEA. Dunque possiamo un istante sentire uno di questi. Allora proviamo a metterlo, perché non è detto che non vada bene. Proviamo un po'. Sentiamo. Sentite questo rumorino? È il mio cavo delle cuffie. Ecco, vedete che qua non va più bene, però diciamo che come filmato può anche bastare, cioè vuol dire non è che potete fare un filmato di un mare che duri 3 ore, però ora facciamo così, mutiamo questo audio e ne andiamo a prendere un altro che magari potrebbe essere più, come dire, consono. Questo è già un mare più mosso con anche tanto di gabbiani. Mossissimo. È mosso mosso, bisogna trovare l'effetto giusto. Sì, questa è una barca. Ragazzi, certi sono proprio inappropriati. Sentiamo di qua com'è, ok? Prendiamo di qua e lo mettiamo qui. Sentiamo un po'. Ok, allora facciamo così. Lo mettiamo sopra e lo mixiamo con un bel fade e vediamo e sentiamo soprattutto cosa ne esce fuori. Il fade è un po' corto, lo dobbiamo ovviamente allargare, sentiamo un po' se può essere. Oh, ci sta però, eh. È un po' diverso come equalizzazione. Questo qua ha un'equalizzazione diversa. Sentite da questo. Però ci può stare, non è male. Bene, lo facciamo andare fino a qua. Boom, tagliamo tutto perché adesso ci mettiamo invece diciamo un altro filmato con un altro effetto. Andiamo a cercare questo punto, il mio ovviamente è un esempio, però bisogna andare alla ricerca di filmati e suoni soprattutto che siano, come dire, giusti fra di loro. Andiamo a cercare un forest e aggiungiamo qui qualche suono. Sono dentro audio? Non mi sembrava di essere dentro audio il ragazzo. Infatti mi sembra di essere dentro qua. Allora, forest. Andiamo un po' a vedere cosa ci spunta sempre su. Diciamo che la ricerca in LumaFusion non è che funzioni molto bene, direi, infatti ci sono scritto filmati qua e io continuo a cercare, bisogna dargli un po' di tempo perché poi vengano fuori anche i filmati. Allora, vediamo un pochino, questa qua, guardate, la mettiamo qua, ok? E ovviamente adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a cercare un suono nella foresta, niente di più facile perché si va sempre indietro e si va a cercare la foresta nel suono. Si cerca così, si fa così,
e si cerca anche qui forest, ok? Forest. Si fa così forest e si va a cercare un suono di una foresta. Bello questo. Non volevo mettere nessuno, volevo sentirlo. Oh, allora prendiamo questo, lo mettiamo qua e facciamo due mix questa volta. Prendiamo questo e ce lo mettiamo sotto a questo qua. Allora, aspettate che lo rimetto sotto, qua c'è qualche problema ovviamente, dovete scusare. Niente, non lo vuol mettere. Allora, per favore, grazie, molto gentile da parte tua. Allora, andiamo a sentire, abbiamo messo due. Ecco, io voglio però qui solo questo. Allora, cosa faccio? Taglio questo, lo tolgo. Scusate ragazzi, il mouse tung qua. Ok, e vado avanti e tolgo anche questo, perché mi sembra che sia così. Ok, e cosa facciamo adesso in questo qua ci aggiungiamo, se troviamo, un uccellino che vola, quindi possiamo fare anche una sovraimpressione di immagini, quindi vado in filmati e faccio bird e vediamo se troviamo sul green screen, sarebbe una cosa veramente pazzesca, trovare un uccellacci da poter mixare a questo. Sì, possiamo mixare anche ovviamente non col chroma key ma con i livelli, però ovviamente risulta tutto più questi Hitchcock mi sembrano un po' esagerati, ragazzi miei. Dunque, dopo un'attenta ricerca che mi è costata ore e ore di lavoro, ho trovato questo. Per risalire a questo ci ho messo una vita, ho trovato questo nome. Quindi, vedete questo? Ok? Questo uccellino che vola, ce ne sono tre, ok? Perfetto. Quale scegliamo noi? Andiamo un po' a vedere tutte e tre. Forza, coraggio. Quale vogliamo? Primo, secondo, domanda numero 1, domanda numero 2, domanda numero 3, io prenderei il secondo. Tanto uguale. Lo andiamo a mettere qui, ok? Va bene? Intanto lo posizioniamo e lo andiamo a tagliare. Dobbiamo tagliarlo nel senso proprio della parola. Dobbiamo dargli un taglio. Diamogli un taglio. Allora, diamogli un taglio ovviamente su, ma è lo stesso, più che altro giù, e dobbiamo isolare quello che ci interessa, quindi quello al centro, nell'attesa che carichi qualcosa. L'ha caricato. Ora andiamo nella sezione colori, andiamo sul chroma key e lo andiamo a... Ok, perfetto. Ora torniamo nella parte animazione e cominciamo a dare un'animazione a questo uccellino. Visto che vola da destra verso sinistra, lo andiamo a posizionare con l'X e verso destra. Io non so, ragazzi, io sinistra e destra le confondo sempre. Andiamo all'inizio, una bella chiavotta, andiamo alla fine e spostiamo il nostro asse X alla fine, ok? Facendo uscire completamente il nostro uccellino, ok, dallo schermo. È uscito, sì, speriamo bene. Adesso andiamo così e vediamo. Ora che abbiamo creato questo uccellino, là potete vedere una bella cosa, veramente una bella cosa figlia a questo punto. Creiamo un'ombra a questo uccellino, non facciamo altro che duplicare il nostro uccello e spostarlo come asse Y. Per far questo andiamo ovviamente all'inizio del frame e ci avvaliamo ovviamente del comando della matita. Possiamo anche far così, andare in giù, in giù, in giù,
ok, memorizzare questo parametro, che andiamo a vedere quant'è, 116,1, quindi possiamo fare così e andare qui, vedete che adesso ovviamente è salito, andare qui e fare, io scrivo con la tastiera 116,1. Ok, a questo punto dovrebbero volare insieme. Cosa facciamo? A questo qui andiamo in livelli, andiamo ovviamente nei livelli e andiamo a mettere come differenza sovrapposizione. Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Pronti? Posto via un effetto scemo che Gennaro vi porta sempre sul suo canale? Guardate un po', è velocissimo, però lo vedete. Ragazzi, abbiamo creato un'ombra sul prato, abbiamo creato un'ombra dell'uccellino che vola sul pratino. Ultima cosa, andiamo a vedere se possiamo fare un rumore di macchine, di cars, vediamo un po'. Dunque, vediamo un po' di fare una cosa così, andiamo a cercare car 2 e vediamo di cercare una machine, una qualsiasi macchina che faccia una curva, cammini per strada, però certo che Gennaro se andessimo un po' più a mirati sarebbe anche meglio. Allora facciamo car e andiamo a cercare una macchina, ok? Ovviamente a seconda di quello che avete dovete comportarvi, come ho detto, di conseguenza con il rumore che poi andrete a mettere. Lo chiamano i grandi, lo chiamano sound designer e noi lo chiamiamo stupidamente aggiungi un effetto a un tuo filmato che non hai, ok? Perché non hai nel senso registrato, ok? Tante volte non hai registrato un effetto e invece l'effetto c'è. Vediamo questa cos'è, non ne ho più pallida idea, no, è una macchina tridimensionale che non ci può servire a un tobazzo che non si muove nemmeno, niente, lasciamo perdere questa che non ci interessa. Questa, ecco qua non è facile, però vedete ci dà, possiamo avere un, come dire, possiamo cimentarci in questa cosa perché più difficile è, più la creatività entra in azione. Quindi adesso cosa ci serve? Adesso quando caricheremo il filmato vedremo, ci servirà una macchina che arriva ovviamente e poi si allontana. E non sarà facile perché non ci sono gli effetti ovviamente qua pronti per il filmato che noi abbiamo ovviamente prodotto, ok? Non ci sono, non ci sono. E quindi bisogna andare un po' come dice in gergo a muzzo. Quindi cerchiamo di sentire, ovviamente vedere, e la macchina se ne va, ok, viene eseguita, ma poi possiamo interrompere ovviamente anche il nostro filmato, non è che deve essere per forza, diciamo, tutto come qui. Allora, ragazzi, io ho trovato questo, non so se poi fa il nostro caso, però noi ce l'andiamo a piantare lo stesso. Certo, è più corto, però poi lo stoppiamo. Sentiamo un po' l'effetto che fa. Sentite che è troppo vicino questo, quindi bisognerà, come dire, fare così e fare così, ok? Quindi tagliare l'audio dove ancora di più, quindi l'audio è questo, quindi sentiamo. Ancora, allora noi lo tagliamo ancora un po', lo tagliamo e sentiamo un po'.
Cosa ne dite? A me quasi quasi andrebbe bene, ok? E poi lo si taglia qui, ovviamente lo si taglia qui, perché non abbiamo più audio. È difficile cercare, ovviamente, diciamo, l'audio che va inserito, è molto difficile, non è una cosa facile, però avete visto, con un po' di pazienza ci riusciamo. Benissimo cari amici, avete visto com'è facile poi alla fine, trovato l'effetto giusto, ovviamente un pochino bisogna spaccarsi un po' la testa, adattarlo al proprio filmato. Ovviamente voi farete molto meglio e avrete più cura, diciamo, nel cercare questi effetti. Prima di salutarci voglio dirvi che è stato riaperto l'e-commerce, il piccolo shop, sul sito lumafusionitalia.it o lumafusion.it, dove potete trovare i preset che ho realizzato e ovviamente il manuale in italiano per i tasti rapidi da tastiera per LumaFusion, per chi non possedesse ovviamente la tastiera quella da ricchi con la sua tastiera che si applica sopra per tutte le tastiere, è questo manuale qui. Quindi vi invito a iscrivervi al canale, azionare la campanella se volete ricevere le notifiche sui video di LumaFusion che verranno postati ovviamente da qua in avanti, anche sugli altri se vi interessano ovviamente. Io vi ringrazio sempre per i vostri commenti positivi, vi ricordo ancora una volta che non cancello i commenti ma di stare attenti a cosa scrivete nei commenti. Non offendete Gennaro, perché Gennaro perché bisogna offendere Gennaro? Che vi ha fatto? E soprattutto magari anche qualche link purtroppo YouTube vi sega il commento. Quindi se volete mandarmi un link di un vostro video, un vostro canale, fatelo via email a info@smartvideophotography.it. Anche lì potete mandare gli insulti, quindi vi risponderò a modo ovviamente. Detto questo, scherzi a parte, vi saluto e un abbraccio. Iscriviti ora e attiva la campanella. Sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie!